Ciao ragazzi, guardando tra i video del mio canale mi sono accorto che praticamente, nonostante ne abbia fatti credo più di 500, 600 circa, manca alla fine un video diciamo di presentazione, un video che comunque dia un'idea, non tanto a chi mi segue già da tanto tempo, vuoi per il trading, vuoi per le scommesse sportive, ma a chi magari arriva per la prima volta sul mio canale sicuramente può non avere un'idea precisa di quello che faccio e di soprattutto come e perché lo faccio, perché in ogni modo qualche riferimento è giusto darlo e quindi ho pensato che sia anche giusto fare un video del genere per capire alcune cose su di me in particolare. Il mio canale nacque ormai oltre 5 anni fa come Segnali Only Commodities, praticamente un canale di trading che aveva un titolo un po' strano, ovvero segnali, perché nel trading alla fine si analizza il mercato per cercare appunto dei segnali di ingresso con l'obiettivo di ottenere un profitto. Only commodities perché commodities era il mercato di riferimento delle materie prime che in gergo vengono chiamate commodities e only l'ho aggiunto come per dire solo perché alla fine del trading mi piaceva solo la parte delle materie prime, quindi diciamo le principali, petrolio, oro, argento, ma anche le materie prime agricole e tutto quello che ruotava intorno a questo mondo. Sicuramente all'inizio era qualcosa non tanto di professionale, ma l'obiettivo era di diciamo crescere creando una sorta di gruppo, di community, sfruttando un social come YouTube rispetto magari a un Facebook dove non mi trovavo bene, con l'opportunità quindi di migliorare quelle che erano le mie analisi proponendole e crescere quindi insieme a un gruppo di persone che prendesse spunto da quello che facevo e magari alla fine proponesse qualcosa con un commento, con un'idea o comunque magari mi cercasse anche privatamente per approfondire tutto il discorso. Con il tempo mi sono accorto che le analisi erano comunque interessanti, davano dei buoni risultati e ho iniziato a estendere la mia idea su anche altri mercati di riferimento, quindi non solo le materie prime per esempio, ma anche il Forex. Ho notato però che per crescere mi serviva qualcosa di più, perché io iniziai con il trading come hobby, facevo comunque un altro lavoro, io ho studiato ragioneria e quindi in particolare economia aziendale e avrei sempre voluto entrare in qualche società finanziaria o anche comunque una banca, semplicemente non ho mai avuto fortuna a livello di colloqui, di opportunità, quindi finita la scuola il primo lavoro che ho trovato a livello di supermercato l'ho preso subito per la voglia già di essere più indipendente, avere comunque subito una posizione fissa e quindi mi confermarono subito e tra l'altro anche con un livello interessante perché non ero un semplice cassiere scaffalista ma avevo anche qualche responsabilità a livello di reparto e anche opportunità di crescita. Quindi con un lavoro di base il mio riferimento era comunque un hobby come quello della finanza che però aveva bisogno anche di una formazione più adeguata. E quindi da segnali oli commodities il mio canale si trasformò in trading formula, quando iniziai a capire che mancando molto a livello di proposta, chiamiamola così, educativa sul mercato italiano non trovavo veramente niente, e anzi trovavo tante persone che vendevano qualcosa ma alla fine non trovavo nulla di veramente interessante per approfondire, ho iniziato a capire che non era l'Italia il mercato di riferimento, ma soprattutto l'America, in particolare quindi tutti i testi, i libri che si potevano trovare a prezzi anche altini, tutto sommato un testo 60, 70, 80 euro, ma anche 100 euro, conoscendo abbastanza bene l'inglese, da un certo punto di vista questo mi ha favorito, ho deciso di approfondire e formarmi tramite questi testi. Trading Formula voleva essere un canale che andava a offrire questi contenuti per le persone che magari non avevano l'opportunità di formarsi non tanto a livello economico, perché la cifra alla fine da spendere non era granché, ma a livello magari di non conoscere la lingua e quindi comunque non trovare sul mercato italiano qualcosa di interessante. Quindi Trading Formula accompagnò le analisi a tanti video formativi, educativi e questo segnò una bella esplosione del mio canale dal punto di vista del conoscermi. Tuttavia c'è da dire che quando decisi di proporre dei veri e propri corsi che non erano tanto un rifacimento di quello che avevo studiato, quanto una diciamo rivedere tramite la mia esperienza sul campo rispetto a quello che avevo studiato, quindi un adattamento di questi percorsi formativi,
Il crearli sicuramente mostrava una lacuna, quella che comunque io non avevo una certificazione, perché tu comunque alla fine quando vuoi proporre qualcosa sarebbe corretto, giusto, sia eticamente ma anche professionalmente avere una certificazione. Mi resi però conto che la maggior parte delle persone sul web in Italia che proponeva corsi non aveva poi queste certificazioni, tanto che chi era addetto a rilasciare queste certificazioni, i vari enti di riferimento, mi proposero proprio di investire per avere questa certificazione ufficiale e andare quindi a formarmi effettivamente nel mondo del trading. Erano veramente in pochi quelli che in Italia lo potevano fare. Eh, la cosa mi interessò molto, però con il tempo iniziai a espandere quello che era un mio hobby iniziale, ovvero quello del trading a livello finanziario, quindi mercato materie prime, ma anche il mercato del forex, perché le valute mi piacevano molto, perché amando viaggiare mi interessava magari fare delle ricerche, andare in paesi dove l'economia era meno forte di quella italiana, o comunque in generale a livello europeo, confronto fra l'euro e tante altre monete che all'interno della stessa Unione Europea esistono ancora tuttora, quindi non è che tutti hanno l'euro in generale, e quindi l'unione di queste cose che mi piaceva molto nell'ambito trading e mi aveva portato ad approfondire era sì un mio hobby, però non era ancora l'hobby definitivo, perché comunque notavo come in Italia questo interesse non è che tanto era basso, ma la gente faticava a, diciamo, voler imparare. Tanti in questi settori pensano che basti poco per capire come funzionano i mercati, basta leggere solo 24 ore, basta seguire due grafici proposti da qualcuno e soprattutto basta poco capitale, gente che pretendeva di fare degli investimenti con 100-200 euro. Quindi cominciai non tanto a essere frustrato, ma a vedere che effettivamente questa cosa non era adatta per me. Io che cercavo comunque di togliermi veramente dal lavoro che stavo facendo per intraprendere un'attività che era sì di investimento mio, quindi maggior libertà finanziaria, però sapevo che da un certo punto di vista una sola via di riferimento, un solo settore degli investimenti, solo rischiare non andava bene, perché se tu rischi e basta, la tua vita è sempre fatta di stress e di mancanza di certezza. Se hai delle qualità, devi cercare anche di portare qualcosa di concreto che possa anche darti un'opportunità di svolgere un altro lavoro. E quindi l'insegnamento mi piaceva molto perché poi io ero interessato in investimenti di vario tipo, avevo fatto anche l'immobiliare, quando andavo in vacanza mi capitava di andare in dei resort residence e anche appartamenti privati o comunque che facevano parte di complessi residenziali che cercavano qualcuno che gli promuovesse questo a livello di appunto attività. Anche questo mi piaceva molto, tanto che mi interessai poi nell'immobiliare anche a livello di aste, tante cose, ne ho parlato in diversi miei video. Erano tutti settori molto interessanti, però avevano delle lacune, perlomeno qualcosa che non riusciva a farmi entrare come attività principale. Quindi insieme a viaggi e quindi discorso immobiliare, insieme a discorso trading, investimenti, finanze, eccetera, c'era il mio hobby forse più importante di tutti, quello che da sempre, fin da bambino, mi teneva sveglio la notte, quando c'era la possibilità di seguire determinati eventi, comunque mi occupava tutte le giornate, che era lo sport, il calcio, il tennis. E iniziai a pensare, ma esiste un modo di trasformare questa attività in qualcosa simile all'investimento? E da qui mi resi conto che nello sport c'è veramente l'opportunità di studiare dei grafici, c'è veramente l'opportunità di capire come vanno i capitali, c'è veramente l'opportunità di capire come sfruttare la statistica, c'è l'opportunità di gestire il rischio stesso all'interno degli investimenti e che soprattutto nello sport esiste veramente la parola mercati. Mi capitò di seguire, diciamo, anche il tennis, per fare un esempio, come i giocatori venissero presi come mercati, mercati dove c'erano soldi da investire per le sponsorizzazioni, il mercato giapponese, il mercato italiano, il mercato americano. Ogni paese, così come mi piaceva visitarlo, così come mi piaceva la parte della propria valuta, era anche molto importante come mercato di vendita di qualcosa e quindi tutto ciò che genera soldi diventa interessante. Per questo anche lo sport davvero poteva essere tale. Però ci voleva anche un metodo e io come scommettitore alla fine
Non avevo un metodo inizialmente se non quello di tutti, la mia competenza, ma la competenza dove girano i soldi e dove non capisci chi comanda il gioco non basta. E quindi iniziai a rendermi conto che esiste veramente un mercato che è importante anche nella finanza, ma che alla fine è importantissimo ancora di più nello sport, che è il mercato asiatico. Il mercato asiatico attirava tanti capitali, tanti investimenti. E quindi io iniziai a capire che i bookmaker asiatici sono quelli che gestiscono veramente tutto il gioco in termini di finanziamento e in termini di capitalizzazione. Nello stesso tempo, il mercato asiatico offriva un metodo che io non conoscevo, che veniva nominato Asian Odds, ovvero le quote diciamo tradotte del mercato asiatico. Queste Asian Odds non erano altro che le quote con degli handicap assegnati alle squadre per mantenere in equilibrio diciamo la sfida fra le due formazioni, che in realtà rappresentavano un metodo asiatico che è presente su tutti i bookmaker, vedi Bet365, ma dietro racchiudevano una codifica del pensiero del bookmaker che in realtà rappresentava un vero e proprio modo di investire, capire perché queste quote si muovono in un determinato modo, vengono aggiunti e tolti degli spread, vengono fatti determinati aggiustamenti, sempre col principio di equilibrare una stringa riferita a una partita. Questa cosa mi aprì un mondo e mi resi conto che, a differenza del trading, qui ancora c'era una lacuna totale. In Italia non c'era nulla che lo spiegasse, quindi l'unico modo era cercare qualcosa nel dark web, ovvero nei forum, nelle cose un po' particolari, guardare all'estero, oppure fare gran tirocinio tramite i backtest, ovvero quello che mi aveva insegnato il trading finanziario. Se tu hai un sistema, devi backtestarlo indietro nel tempo e vedere che risultati tirava fuori. Quindi alla fine iniziai a fare una grande ricerca, iniziai a scoprire che determinate configurazioni avevano uno storico veramente interessante. Quindi, quando tu trovi delle configurazioni che rispondono bene nel tempo, se gli adatti, gli unisci un money management come quello degli investimenti finanziari, se riesci a capire come determinate quote possono portarti ad avere nel tempo un rapporto rischio-rendimento a tuo vantaggio, davvero puoi trovare la possibilità di fare dei profitti costanti. Devi ovviamente abbinare tanti tipi di strategie e quindi qual è diventato il mio lavoro principale, quello che svolgo adesso. Sicuramente una parte è legata ancora al trading finanziario perché mi piace, perché lo seguo, ma è veramente una minima parte. Diciamo che l'80% della mia attività si basa sull'investimento sui mercati sportivi mio personale, più del 50%, e l'analisi e formazione offerta a coloro che mi seguono e che apprezzano le cose che ho da dire. Quindi insegnare quello che io non sono mai riuscito a trovare sul mercato italiano, come funzionano i bookmaker asiatici, cosa sono le Asian Odds, perché i mercati droppano e cosa c'è dietro, e capire effettivamente come si muove il mercato e soprattutto rendersi conto che se sia nel trading che nel betting il 90% degli scommettitori è perdente a livello generale. Scommettitori possiamo definire anche quelli del mercato finanziario, e in Italia questo dato è ancora superiore alla media, vuol dire che qualcosa non va, quindi c'è una lacuna di mercato. Quella lacuna l'ho colmata con le competenze che ho acquisito. Anche qui discorso importante: che certificazione ho per poter fare questo? Beh, purtroppo nel betting effettivamente non esiste una certificazione, però sicuramente a livello generale quello che sono i risultati che ho ottenuto, e non tanto a livello di guadagni, ma il fatto che oggi io posso fare questo lavoro, cioè posso occuparmi al 100% di questo settore, ne ho fatto un'attività, non ho bisogno di avere un altro lavoro, non ho bisogno di cercare un lavoro, perché effettivamente grazie a questo sistema ho imparato come ottenere profitti costanti nel tempo e anche come insegnare qualcosa che la gente acquista, però ovviamente è soddisfatta, perché se tu offrissi un servizio scadente, ovviamente cercheresti sul web Giampiero Micheli effettivamente chi è, troveresti anche recensioni negative, troveresti questa persona mi ha truffato, questa persona mi ha dato qualcosa che non funziona, questa persona è un ciarlatano, un fuffaguru, come li chiamano adesso, eccetera, eccetera. A parte che io non sono un guru, assolutamente, perché io alla fine non faccio altro che divulgare il mio sapere su questa materia, che qualcuno in futuro potrà sviluppare ancora meglio, qualcuno potrà farmi concorrenza, qualcuno potrà trovare qualcosa di meglio e svilupparlo al meglio. Al momento io non trovo niente di tutto questo, non trovo nemmeno persone con cui confrontarmi, però
Sicuramente con i miei prodotti che sono il mio corso, il metodo Nostradamus, denominato così, trovate i video perché va proprio a decodificare come faceva questo famoso profeta, mettendo le sue profezie in una maniera che non tutti potessero decodificarle per scoprire effettivamente come potevano un giorno avverarsi. Questa è una cosa magari anche un pochettino leggendaria, mitologica, però poi storicamente è reale, poiché sia veramente funzionante o meno non lo saprei dire effettivamente. Nello stesso tempo però tramite questo e tramite poi PDF o libro cartaceo, il mio primo libro scritto sulle Asia Nodes, la scrittura era un'altra delle mie grandi passioni, ho fatto un romanzo fantasy anche in generale che trovate a mio nome perché mi piaceva fare questo, ho fatto l'articolista a livello sportivo, il reporter o il divulgatore a livello didattico per il trading, quindi ci sono tante cose presenti sui siti, su alcune testate che parlano di me. Quindi l'importanza di questo video era poi far capire effettivamente chi sono e quello che faccio, che attualmente è principalmente concentrato nel mondo delle scommesse sportive. Ma poi scommesse sportive, essendo il canale da Trading Formula diventato Giampiero Micheli, è anche alla fine il mondo che mi circonda, perché comunque tutto ciò che riguarda il settore degli investimenti, sia finanziari che sportivi, quindi fondamentalmente l'evoluzione del mondo e tutti i fatti che accadono, possono far parte di un mio video, possono essere qualcosa sulla quale posso dire la mia opinione, posso dire la mia esperienza e cosa ne traggo di interessante. Quindi è anche piacevole condividere con gli altri, perché essere poi su YouTube vuol dire creare una community di persone interessate a quello che faccio, a quello che analizzo, a quello che propongo, a quello che alla fine è il mio pensiero, e quindi mi fa piacere divulgarla con voi, anche perché alla fine fare questa cosa deve avere comunque una passione. Parliamoci chiaro, il tornaconto come adesso di avere un 5.000 iscritti è praticamente nullo in termini di riscontro di YouTube, quindi uno lo fa, è vero, per farsi conoscere, ma poi apre una finestra per creare un gruppo di persone che lo seguono, perché ormai oggi come oggi alla fine il web è così, però certamente è anche un modo a volte per fare amici. Io veramente con YouTube posso dire di aver conosciuto persone fantastiche per quel che mi riguarda, aver fatto diversi amici, aver anche avuto dei riscontri per quello che è il mio lavoro, aver anche migliorato me stesso conoscendo altre persone in altri settori o collegati a questo settore, purtroppo pochi in questo settore perché veramente ce n'è pochi per migliorarmi, però alla fine sono tante cose belle che ti portano a portare avanti questo canale. Quindi se non mi conoscete, se per la prima volta entrate sul mio canale, questa diciamo presentazione, questo video serve per farvi capire effettivamente quello che faccio, e quello che faccio cerco poi di portarlo avanti prima di tutto con passione perché è la cosa che mi piace di più, ma poi anche andando a presentarmi come una persona che fa qualcosa che effettivamente mancava, e se era debole nel campo degli investimenti sportivi, per quello finanziario secondo me lo è diciamo ancora di più, perché fondamentalmente diciamo sia sport che scommesse, sia scusatemi, sport che investimenti finanziari in Italia veramente si fatica. Se uno deve comprare un libro in inglese, come sono partito io, magari nello sport tutti pensano di sapere tutto, però come sanno? Sanno con una conoscenza di hobby, di anche di passione, ma effettivamente ce l'avevo anch'io, ma non bastava per guadagnare. E quindi unendo le due cose, le lacune sono le stesse, e perciò io ho deciso alla fine di portare avanti qualcosa che in Italia non c'è e cercare di farla conoscere con magari una mia capacità che molti mi riconoscono perché magari ho avuto questo feedback, che è diciamo la capacità di saperlo spiegare al meglio. Io cerco di fare questo a mio modo, poi magari a volte posso commettere qualche errore, certamente, perché questo fa parte della vita di ogni persona, nessuno riuscirà mai a essere perfetto, c'è sempre da imparare, quindi anch'io, proprio tramite il mio canale, potrei trovare qualcuno che mi dice, beh, però effettivamente secondo me qui la cosa è diversa e non farò altro che migliorare anche le mie competenze. Certamente chi comunque entra nel mio mondo e cerca di capire effettivamente come funzionano le cose, c'è un gruppo di allievi, studenti di oltre 100 persone, al momento sono 122, comunque più di 100, che ottengono risultati e sono comunque soddisfatti, e ogni giorno all'interno dei vari gruppi che abbiamo, praticamente senza la mia presenza fanno già tantissimo loro. Questo vuol dire che il metodo funziona, vuol dire che riescono. Poi, parliamoci chiaro, non tutti magari l'hanno trasformato in un lavoro, perché
magari ci vuole avere anche un capitale di base, ci vuole avere del tempo, non tutti sono disposti a mollare un lavoro fisso per passare a un lavoro di questo tipo. Queste sono tutte variabili, però effettivamente si può fare tutto, dall'utilizzarlo come seconda entrata all'averlo come lavoro principale, o semplicemente per togliersi qualche soddisfazione, pagarsi una vacanza, andare fuori con gli amici, tante altre cose. Ognuno lo va poi a realizzare come meglio crede. Ovviamente, come tutte le cose, non è che per ognuno, io dico sempre, il metodo è oggettivo, poi l'applicazione è soggettiva e così anche quello che si vuol fare, perché ovviamente tutte le persone sono diverse, però alla fine diciamo che le strade sono tante. Quindi questo video ci tenevo a farlo, magari per chi mi conosce sono tutte cose già dette, già sentite più o meno nei vari miei video, però chi arriva e per la prima volta entra in un canale magari si chiede qualcosa di più su di me e come sono arrivato a questi risultati, a fare quello che faccio, diciamo in breve, forse non troppo breve perché non ho un dono della sintesi spiccato, però tutto sommato nei punti principali l'evoluzione del mio canale e della mia proposta credo di avervela sintetizzata al meglio, per cui se vi fa piacere seguirmi non fate altro che iscrivervi a questo canale e poi potete trovare già tanti contenuti free molto interessanti, ma anche una sezione abbonati con dei video a prezzi veramente bassissimi che già vi introducono un pochettino in questo mondo. Poi volete conoscere di più, mi contattate, trovate tante altre cose, però un bel giro nel canale e seguire tutto quello che già è presente può già essere un bel punto per conoscerci e alla fine per far parte di una community che si sta estendendo in maniera interessante, che mi fa piacere alla fine condividere con tutti voi. Tutti sono i benvenuti, soprattutto chi ha voglia di dire la propria nei commenti, quindi chi mi conosce già vuol fare un commento, confermare quello che dico, o anche qualcuno che effettivamente ha trovato qualche difetto può farlo, i commenti sono liberi, mi fa sempre piacere rispondere a tutti. Chi vuole fare domande nuove, chi vuole semplicemente conoscermi può sfruttare questa sezione, alla fine io rispondo sempre e mi fa solo piacere. Per adesso vi ringrazio e come sempre ci vedremo nei prossimi appuntamenti video.